quando hai deciso di lasciare la Basilicata? Ti do due risposte temporali. Credo che la prima inconscia sia stata quando ho scelto di studiare ingegneria aerospaziale, perché in qualche modo ero inconsciamente consapevole che in Basilicata non avrei avuto futuro lavorativo. La seconda, a livello temporale, è stata l'8 agosto del 2006, poi ti spiego perché lo so. Perché quel giorno ricevetti la conferma, o meglio, la proposta di contratto di lavoro per partire in Germania. È stata una scelta difficile o avevi già intenzione di lasciare l'Italia? Difficile dal punto di vista degli affetti, sì, lo è stata. Soprattutto allontanarmi dall'alcova nella quale ero cresciuto da piccolo, è stata la parte più complicata. In definitiva poi si è rivelata una scelta azzeccata. All'inizio hai avuto difficoltà ad integrarti o difficoltà con la lingua? Nell'integrazione no, perché in realtà ho subito cercato amicizie, ho subito cercato contatti soprattutto con la comunità italiana, poi magari ho avuto anche fortuna con le conoscenze sul posto di lavoro con cui sono entrato facilmente in contatto, mi hanno un po' allargato la loro rete di amicizie. Ehm, e quindi non è stato difficile ambientarmi. Scusami se uso un'altra parola rispetto al tuo, perché l'integrazione implica un processo di anche annullamento o parziale cancellazione delle tue origini, perché integrarsi significa mescolare, dal mio punto di vista. E per integrarti devi per forza rinunciare o malleare una parte di te, in modo tale da renderti disponibile all'ingresso dell'altro, del diverso, del non conosciuto. Per cui l'integrazione è un processo in fieri, c'è chi ci riesce prima, chi non ci riesce mai, ne conosco tante di persone. Per cui diciamo, da una scala da 0 a 100 mi sento 85% integrato. Per quanto riguarda la lingua, ho avuto difficoltà all'inizio, sì, ovvio, però a me piace molto scommettere sulla mia capacità di uscire al di fuori del mio giardino, uscire dalla zona di comfort. Per cui il primo giorno, non lo dimenticherò mai, quando misi piede nella mia casa di allora, la padrona mi disse: "Senti, da oggi in poi noi parliamo solo tedesco qui in casa". Io dissi: "Va bene, dai, facciamolo". Per cui, per esserti sincero, ci misi 1 anno e mezzo per riuscire ad avere conversazioni della vita quotidiana in maniera comprensibili per me, e soprattutto ci misi 1 anno e mezzo per abituarmi no, per riuscire a seguire una riunione di lavoro in tedesco che fosse almeno di mezz'ora senza che mi addormentassi. Che tu conoscevi bene l'inglese con Sì, cui sì, sì, sei io sono venuto con l'inglese qua in Germania. Per fortuna l'inglese era all'epoca la lingua principale dal punto di vista tecnico per eseguire il lavoro, per cui bene o male mi ambientai velocemente, però chiaramente negli interscambi con i colleghi tedeschi, loro, e soprattutto nelle riunioni interne, loro utilizzavano il tedesco come lingua principale, quindi vai di vocabolario, vai di termini tecnici, vai di lunghe sessioni di studio a casa. Ho anche frequentato un corso, ovviamente. Però ci ho messo 1 anno e mezzo, dai, diciamo 18 mesi è un tempo medio standard qua in Germania per riuscire ad avere un livello di lingua accettabile. quindi non ti sei tirato indietro, hai accettato la sfida, inglese, tedesco e italiano. Ma che tipo di lavoro facevi all'interno di questa azienda? All'epoca ero stato assunto come ingegnere di test strutturale, ero in ambito aeronautico.
Mi occupavo fondamentalmente di seguire la parte esecutiva all'inizio dei test strutturali che venivano fatti su componenti aeronautiche. Poi sono passato alla parte di preparazione dei test, parte di preparazione ed esecuzione dei test, ehm, e poi anche di scrittura dei report, dei resoconti finali dei test, come venivano eseguiti, i risultati ottenuti, che tipo di conoscenze, diciamo, aggiuntive erano state generate dall'esecuzione dei test. È un tipo di lavoro che si può fare anche in Italia? Ma sicuramente sì. Non conosco realtà o meglio, potrei immaginarmi realtà industriali dove si eseguono test, diciamo, nello stesso ambito. Posso pensare alla Finmeccanica, perché comunque anche loro hanno dei propri aerei di proprio concepimento. Magari la Piaggio Aerospace. Sicuramente altre realtà, non necessariamente aeronautiche, come l'Avio, la Boeing che c'è a Grottaglie, probabilmente sì. Probabilmente sì, ci saranno sicuramente delle realtà che permettono di fare questo lavoro in Italia, sì. Dal punto di vista lavorativo, ma anche delle occasioni di lavoro, pensi che in Germania ci siano più opportunità per i ragazzi o la realtà è più o meno simile a quella italiana? Sono convinto che la realtà lavorativa al di fuori delle Alpi sia completamente un'altra, in senso positivo. Quello che ho sempre apprezzato qui in Germania è stata la capacità dei miei capi, o meglio la predisposizione, se così possiamo dire, a scommettere sui talenti. Um, potrei mettere la mia mano sul fuoco. Sono convinto che in 17 anni di carriera, che sono quelli, insomma, che ho accumulato fino adesso, in Italia, se l'avessi trascorso in Italia, non sarei arrivato a dove sono oggi. Ne sono Quindi convinto. hai pensato di ritornare in Italia o addirittura di ritornare a Matera? Per un periodo di alcuni anni il pensiero mi ha accarezzato a tratti anche abbastanza intensi. Poi però, anche per le occasioni di lavoro che ho avuto qui, per come si è sviluppata la vita qui in Germania, eh, se pensassi di lasciare la Germania, magari sarebbe più per andare in altre realtà piuttosto che tornare in Italia. Tu poi ti sei sposato, hai una figlia, insomma, la vostra vita ormai è lì, è a Düsseldorf, giusto? No, io sono Ad Amburgo, vedi. ad Amburgo, che si trova a 150 km dal confine danese, una città con un trascorso rivolto al mondo perché è sempre stato un grande porto, eh, pur non essendo sul mare, perché si trova nasce e cresce sul fiume Elba, solo che qui il fiume Elba ha dimensioni che sembra quasi di stare di fronte al mare, perché all'ingresso della città, insomma, da riva a riva ci saranno 500-600 metri, per cui consente l'arrivo, l'attracco di merci da tutto il mondo. Mia moglie è spagnola, abbiamo una figlia, non ti nascondo che ci accarezza spesso l'idea di andare a vivere in Spagna, anche perché anche dal punto di vista lavorativo, lo posso dire, diciamo, per averlo sperimentato sulla mia pelle, il mondo lavorativo in Spagna lo percepisco molto più aperto rispetto a quello italiano, con molte similitudini anche a livello culturale. Per cui a volte ci accarezza l'idea di, chissà, magari una volta riusciamo ad andarcene in Spagna per lavoro, o magari quando avremo raggiunto l'età pensionabile, magari ci compriamo una casa alle Canarie e ci andiamo a fare la pensione alle Canarie. Perché no? Ma voi mantenete in vita un po' tutte e due le tradizioni, quella spagnola e quella materana. Come fate, insomma, in famiglia? Dal punto di vista delle tradizioni, ho la fortuna di aver incontrato
una donna molto attaccata alle sue di tradizioni. Lei viene dalla regione dell'Aragon, in Spagna, che si trova praticamente vicino ai Pirenei, tra la Catalogna e Castiglia-La Mancia, scusami, Castiglia, quindi diciamo geograficamente tra Barcellona e Madrid, e lì hanno tradizioni molto forti, che a volte, curiosamente, ho rivisto anche nelle nostre tradizioni, perché fondamentalmente abbiamo subito per parecchio tempo la dominazione aragonese, esattamente la regione da cui proviene lei. Quindi, diciamo, dal suo punto di vista, lei mi ha insegnato, infatti, spesso capita che, faccio un esempio, il 12 ottobre, la festa la festa nazionale di Spagna, il 12 ottobre è anche la festa del Pilar, che è la Madonna venerata a Saragozza, e il 12 ottobre qui in casa noi festeggiamo, esattamente come io più di una volta ho portato lei a Matera a vedere la festività della Bruna. Non a caso ci siamo sposati il giorno della vigilia. Spesso le propongo, le faccio conoscere specialità culinarie materane. Ultimamente abbiamo fatto la crapeta a casa, quindi insomma cerchiamo di tenere vive queste tradizioni, anche per inculcarle a nostra figlia. Dal punto di vista lavorativo tu hai cambiato un po' il tuo percorso, giusto? Cambiato nel senso che ho cambiato ruoli durante il mio percorso, sì. Non ti nascondo che è stato un piacevole cambiare, perché è anche un modo per, sai, fare lavori diversi, avendo le conoscenze per poterlo fare, dando anche un'altra prospettiva al lavoro stesso. Per cui sì, la risposta è: ho cambiato tre lavori, ho esercitato 3 ruoli fino ad oggi diversi, forse 4, dai. Poi ti sei anche lanciato nel mondo della pizza. Sì, 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 ho colto l'occasione di poter investire in gastronomia in tempi pre-Covid non sospetti. Sì, ho aperto una filiale dell'antica pizzeria da Michele qui ad Amburgo con altri soci, e cerchiamo di mantenerla in vita, consci delle difficoltà di avere un doppio lavoro alla fine della giornata. Ma utilizzi soltanto ingredienti napoletani, italiani o anche qualcosa della Basilicata? Della Basilicata, guarda, a dirtela tutta, questa è una chicca che ho conosciuto, che ho scoperto lavorando con Da Michele. Il fior di latte che loro utilizzano sulla pizza è un fior di latte che proviene da mucche che vengono cresciute e allevate in quel di Tito. Ah. Per cui sono orgoglioso di poter dire che il latte del fior di latte che utilizziamo viene da Tito, e che l'olio di soia, che è uno degli ingredienti caratteristici della pizza da Michele, viene da una grande azienda olivicola di Venosa, che è la Masturzo. Per cui sugli ingredienti principali della pizza ci sono ben 2 ingredienti che provengono dalla Basilicata. Ho cercato all'inizio di presentare in diverse forme i peperoni cruschi, ma non sono entrati nel cuore del pubblico a maggioranza teutonica dalle nostre parti. Bravo. Per il resto degli ingredienti, ovviamente ci sono le verdure che a volte vengono anche dalla Germania, però per la grande maggioranza di ingredienti vengono dall'Italia, sì. Senti, alla luce di tutti gli anni che tu hai vissuto fuori dalla Basilicata e poi all'estero, tu ti senti ancora materano? Ovviamente mi sento ancora materano. Magari la domanda sarebbe dire che cosa significa sentirsi materano. Per me sentirsi materano significa percepire l'appartenenza a un luogo, che per me si concretizza, per darti un esempio, nel momento in cui sono a Matera, mi vado a fare una passeggiata
per gli antichi rioni, per il centro, sento letteralmente il luogo pullularmi nell'animo. Per cui quando percepisco ogni volta questa sensazione, so di potermi sentire ancora materano, o quando vado da Paoluccio a prendermi la mitica focaccia da Paoluccio. Sì, mi Anche sento materano in quel senso. Sotto tanti altri aspetti, chiaro, avendo vissuto una gran parte della mia vita fuori di casa, so anche discernere quali caratteri ho acquisito vivendo all'estero. Ecco, e differenziarmi anche rispetto al classico essere materano in quel senso. È una e posizione privilegiata, devo dire. frequenti anche dei lucani, nella tua città? Sì, sì, frequento ancora. La prima persona che in realtà ho conosciuto, che viveva e vive ancora ad Amburgo, che mi ha dato alcune dritte prima di traslocare, che è un signore materano, Emanuele Padula, che oggi ha 81 anni. Ovviamente Padula nome materanissimo. Lui lo frequento perché per noi per me è come se fosse un nonno acquisito qua ad Amburgo. Poi c'è un ragazzo di Potenza che ho conosciuto tramite Emanuele, un ragazzo molto in gamba, che frequento con la sua famiglia anche perché hanno dei bambini, quindi si creano situazioni che ci permettono anche di poter far conoscere i bambini, insomma, di poter interagire. Altri lucani che frequento non ce ne sono. Ogni tanto ne incontro qualcuno, però a livello di frequentazione stabile no. Di tanto in tanto mi sento anche con un'altra materana, Ah, che è sposata invece con un musicista tedesco, però diciamo con lei mi ci sento ogni tanto, vederci molto meno. Ogni tanto viene a mangiarsi una pizza, così. Però ci sentiamo ogni tanto, è più una relazione telefonica che ho sembra con anche un lei. modo per sentirvi un po' vicini, anche se non siete tutti di Matera, comunque siete lucani, è un modo per riallacciare un po' il contatto con le radici. Assolutamente, sì, sì, assolutamente. Non ci sono anche dei club che sono stati fondati, dei circoli che esistono in Germania riservati ai lucani? Ce ne sono tanti in giro per la Germania. Qua ad Amburgo ce n'è stato uno fondato da Emanuele Padula negli anni 70, Associazione Basilicata, che poi insomma per sopraggiunti i limiti di età lui ha dovuto abbandonare e adesso ha cambiato nome. Non ti so dire come si chiama, però ha poco a che fare, quasi nulla più a che fare con la Basilicata. Però in giro per la Germania ce ne sono tanti, ne conosco tanti, soprattutto alle parti del Stoccarda, Colonia, Baden-Württemberg, da lì ce ne sono, sì, sì. Ah, c'è una bella popolazione di lucani che si sta spostando, che si è spostata e che adesso vive e lavora all'estero. Quindi tu consiglieresti un'esperienza di questo tipo a un ragazzo che vuole fare esperienza all'estero o che magari un giorno deciderà di lavorare fuori? Assolutamente sì, per un semplice motivo. Uscire fuori dai confini nativi porta sempre nuove conoscenze, l'esperienza in sé è un insegnamento, a prescindere da come vada, e dico a prescindere perché sono cosciente che a volte arrivano italiani che vengono qui pensando che magari in Germania sia un po' il paese dei balocchi, magari per una distorta maniera di raccontare le cose che si percepisce dai nostri mass media, dalla televisione, e poi magari se ne tornano delusi perché incontrano un paese che comunque non è una nazione, che non è facile da sentire a pelle, in quanto è una nazione comunque fondata su tanti processi amministrativi, la lingua che non è la più immediata del mondo da comprendere. Per cui conosco italiani che dopo tanti anni parlano male il tedesco qui. Però a prescindere dalla Germania, l'esperienza all'estero in sé è un'esperienza che andrebbe fatta più spesso,
proprio per conoscere, per uscire fuori dalla zona comfort, no? Per mettersi un po', mettersi in gioco, perché alla fine sono le situazioni difficili quelle che ci fanno crescere. E consiglieresti dopo la formazione di ritornare in Basilicata? Ho avuto un paio di occasioni di lasciare la Germania, Mm. non necessariamente verso l'Italia. Non l'ho fatto perché ho messo sempre al primo posto la prospettiva, nel senso che 12 anni fa ebbi l'opportunità di trasferirmi a Madrid, era peraltro un'ottima azienda, e rifiutai l'offerta perché in prospettiva questa azienda non mi offriva un valore aggiunto. Per cui, e sono sempre stato interessato a valutare le possibilità di lavoro, mettendole sempre in prospettiva. A me piacciono le cose nel lungo periodo, o meglio, programmate nel lungo periodo. Per cui lì ovviamente ho saputo anche apprezzare ciò che avevo qua in Germania. La seconda volta che ho avuto l'opportunità di lasciare la Germania è stata per andare a Zurigo, in Svizzera, e anche lì, nella prospettiva, ho messo le cose in prospettiva e non mi ha convinto. Non nascondo di essere stato in contatto con aziende italiane nel passato, anche nel recente passato, però alla fine non siamo mai arrivati a quagliare, come si usa spesso dire dalle parti nostre, per magari mancanza di concrete opportunità o forse del vero interesse verso il mio profilo. Quindi io l'orecchio aperto ce l'ho sempre, perché alla fine, sai Carmela, quando stai all'estero, resti sempre in qualche modo uno straniero, che magari più di altri è in grado di recepire ciò che i rumori, le voci che vengono dall'esterno, no? Quindi insomma questa apertura ce l'ho sempre avuta e penso che non mi lascerò mai. Bene, mi piace questa chiusa. Bene, Pietro, quando torni a Matera, mo? A Natale? Non lo so perché quest'anno sono stato già 3 volte, ma non già nel senso negativo, che normalmente ci torno una volta all'anno. Quest'anno sono stato 3 volte perché c'è stata la comunione di mia nipote, poi ho avuto la possibilità di lavorare 2 settimane, perché ho la possibilità di lavorare 1 mese e mezzo dall'estero, da qualunque paese del mondo. Quindi, avendo una bambina, abbiamo deciso di trascorrere 2 settimane in Italia e 2 in Spagna, così poteva stare vicino ai nonni. Poi sono ritornato poco tempo dopo per un lutto in famiglia, quindi insomma, quest'anno credo che non tornerò più. Ecco, poi la distanza con l'aereo si abbatte facilmente, il problema è il tempo, immagino, da trovare per poter venire a Matera. Sì, anche perché quest'anno ho assunto un nuovo ruolo in azienda, sto viaggiando tantissimo, sono spesso fuori casa qua da Amburgo, ogni 2 settimane sono via, quindi anche conciliare le necessità di lavoro con le visite. No, per me è stata una fortuna riuscire a stare 3 volte a casa a Matera quest'anno, già mi sembra un lusso, tenendo in conto che comunque c'è una famiglia spagnola che vuole vedere anche la bambina, quindi cerchiamo di dividerci al meglio. Se pensi a Matera, è la prima cosa che ti viene in mente? L'odore dei sassi. Hanno un odore i sassi. Sì, i sassi hanno un odore. Hanno un odore di storia, a volte di piante di capperi, Mm. a volte di timo che viene dalla gravina. È un odore che sento vivo dentro di me. Matera è stata anche capitale europea della cultura nel 2019. Come hai vissuto questo titolo da italiano all'estero? Con molto orgoglio, perché da allora me ne vanto sempre quando mi chiedono: "Ma tu di dove sei?" Quindi cerco di utilizzare il mezzo promozionale per far conoscere la città. Ehm,
ho vissuto da turista, se mi permetti Sì. l'utilizzo della parola, ho vissuto da turista il traspasso di Matera da città semisconosciuta del sud Italia a bomboniera invasa dai turisti. Non ti dico che mi sia piaciuto tutto di come si sia trasformata. Mi piace la parte nella quale quando torno da turista, quando torno da Materano, mi confondo da turista e mi posso permettere passeggiate così da turista facendo finta di essere il turista di passaggio, conoscendo parecchio della storia della città. Mi preoccupa un poco questa invasione di attività legate alla gastronomia e all'ospitalità, ok? Quindi parlo anche di hotel, bed and breakfast, perché storicamente la monoindustria a Matera non ha pagato nel lungo periodo, non ci dimentichiamo di quello che successe con il salotto, quindi vivo sempre con un po' di preoccupazione questo ammassarsi di attività gastronomiche, ricettive a Matera. Mi piacerebbe vedere che si investa, che ci siano magari imprenditori, attività industriali che sorgano, che sono capaci di attrarre altro tipo altri tipi di professionalità. Ho letto con molto piacere un articolo alcuni giorni fa in cui l'Agenzia Spaziale Italiana aveva deciso di puntare su Matera per sviluppare il polo legato al centro di geodesia, per cui spero che ci sia l'opportunità di sviluppare altri tipi di tecnologie. So che esiste un centro, non so quanto sia sviluppato, relativo al 5G, alle nuove tecnologie della comunicazione a Matera. Quindi sarebbe bello se queste realtà venissero fomentate, venissero sviluppate per dare ai lucani stessi un'opportunità in più, che non sia l'emigrazione l'unica forma di avere una prospettiva a livello di vita.